Ciao ragazzi, oggi parliamo di Markus Rühl, Das Freak, la bestia tedesca, un personaggio che nel decennio 2000-2010 ha infiammato gli animi dei fans del bodybuilding, quando col suo fisico da alieno sul palco faceva sembrare piccoli atleti del calibro di Ronnie Coleman e Jay Cutler. Enjoy! Markus Rühl nasce a Darmstadt, in Germania, il 22 febbraio 1972. Da ragazzo gioca a calcio e sogna di diventare un campione, ma a 19 anni si infortuna gravemente ad un ginocchio e il suo medico gli consiglia di cominciare ad allenarsi con i pesi per velocizzare il processo di guarigione e recupero. E così Markus, che all'epoca pesava sui 63 kg, scopre il mondo della palestra e vedendo come i pesi trasformano il suo corpo, si appassiona allo stile di vita del bodybuilding. Il suo fisico risponde rapidamente allo stimolo dell'allenamento con i pesi. In pochi anni arriverà a oltre 100 kg di muscoli, pronto ad esordire sul palco di gara. Nel 1995 debutta alla Bacau Cup, dove con un peso di 110 kg distribuiti su 1,78 m di statura vince il titolo dei pesi massimi e l'assoluto. Nel 1997, dopo 7 anni di allenamento, vince i campionati nazionali tedeschi e debutta come professionista al Grand Prix della Germania, dove con un peso sui 117 kg si piazza decimo. Si rende conto di aver bisogno di più massa muscolare per essere competitivo. Nel 1999 si presenta a 124 kg ed è quarto alla Night of Champions. Fra il 2000 e il 2010 partecipa a oltre 15 competizioni fra i professionisti e vince 2 gare, il Toronto Pro del 2000 e la Night of Champions del 2002. Al Mister Olympia invece, nonostante gli 8 tentativi, non è fortunato e nonostante i 127 kg sfoggiati in gara, non va oltre il quinto posto ottenuto al Mister Olympia del 2004. Comunque, anche se pecca di simmetria e le giurie non lo valorizzano, Markus è uno dei beniamini del pubblico, che lo acclama. Rimangono epici i suoi confronti con Ronnie Coleman, Jay Cutler, Dexter Jackson e altri campioni dell'epoca. Ma la vita del Mass Monster lascia il segno e dal 2006 il fisico di Markus comincia ad accusare gli effetti dell'abuso di anni di allenamento pesante. Dopo numerosi infortuni a spalle, addome e tricipiti, si infortuna al petto, un problema che diventa sempre più evidente col passare degli anni e che lo costringerà a lasciare le gare. Nel 2009 è 15° al Mister Olympia e conclude la carriera agonistica con un 7° posto alla IFBB Europa Super Show del 2010. Terminata la carriera agonistica, Markus ha continuato ad allenarsi conservando la sua presenza imponente ed è rimasto vicino al mondo del bodybuilding come mentore, coach e con la sua linea di integratori Rühl Bestes. Dopo il divorzio dalla sua prima moglie Simone, anch'essa bodybuilder, che abbiamo visto allenarsi con lui in numerosi video dell'epoca e anche di recente, oggi Markus vive con la seconda moglie Alicia e la figlia Lucy e rimane un personaggio molto noto nel settore, soprattutto in Germania, ed attivo su YouTube e attraverso i suoi profili social. Damals hatte Simone, wenn die vor mir gehabt hat, hat sie mich fast verdeckt. L'allenamento di Markus era molto semplice e pratico e possiamo riassumerlo così: esercizi base eseguiti con carichi elevati per un buon volume di lavoro, alla ricerca del massimo pompaggio. Lo vediamo in azione in alcune clip tratte dai suoi allenamenti di ieri e di oggi. Come altri atleti dell'epoca seguiva una bro split o monofrequenza, con la quale allenava ogni gruppo muscolare una volta a settimana, eseguendo 15-20 serie di lavoro, ed affermava: non mi alleno per la salute, mi alleno per sviluppare muscoli enormi. Chiaramente anche la sua alimentazione era ricca e rapportata ai suoi obiettivi. Al riguardo era solito affermare: non è facile mangiare così tanto cibo tutti i giorni, ma è quello che serve per diventare enormi. Se non mangi abbastanza non serve allenarsi duro, sarebbe solo una perdita di tempo. Komm, hoch. So. Komm, 2. Zeig mal. 1. Legende, komm. Hoch. Ja. Weiter. Komm. Ja. Auf. Schub. Ja. Raus, du Fotze. Komm. Hoch. Hoch noch einmal. Komm. Riassumendo, Markus Rühl ha incarnato il prototipo del Mass Monster, un look che divide il pubblico fra sostenitori e detrattori, ma che non passa inosservato, e, unito alla sua simpatia, gli ha regalato un seguito numerosissimo e caloroso che lo celebra ancora oggi. Ricordo di averlo visto dal vivo parecchi anni fa in un'esibizione al Festival del Fitness di Rimini
ed era veramente enorme, un alieno. Fedele al motto, l'importante è non passare inosservato. Ottimo interprete del detto, spalle a cannone. Ciao, alla prossima!